E salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale della Garage Inc. Oggi sono qui per recensire un prodotto molto particolare. Sto parlando di un action cam di fascia medio-bassa. Si tratta dell'Akaso Brave 7, un modello estremamente venduto dell'azienda Akaso. Ma prima di lasciarvi al video vero e proprio, dove ci saranno tutti i test che ho fatto con questa action cam, vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella se volete rimanere aggiornati sui prossimi video della Garage Inc. E detto questo, io vi auguro buona visione. Ma prima di passare all'analisi dell'action cam vera e propria, vorrei soffermarmi sul contenuto della scatola con cui viene spedita. La scatola con cui viene spedita è questa, e come potete vedere è una scatola piuttosto grande, poiché al suo interno sono presenti anche tantissimi accessori, e questo è già un punto a favore che distingue questa action cam di fascia medio-bassa anche con quelle di fascia alta, dove molto spesso gli accessori non vengono forniti nella scatola e dunque l'action cam, per essere utilizzata al meglio, deve essere utilizzata insieme ad accessori che devono essere comprati esternamente. Invece in questo caso troviamo già tantissimi accessori con cui utilizzarla. I vari accessori sono ad esempio una stazione di ricarica dove poter ricaricare contemporaneamente entrambe le batterie con cui viene fornita l'action cam, quindi oltre alla batteria principale troviamo una di riserva, e oltre a questo accessorio troviamo un telecomando per gestire da remoto l'action cam, che permette di switchare da fotocamera a videocamera e permette di iniziare e quindi stoppare e startare video e scattare foto. Inoltre permette quindi anche di sapere tramite lo schermo il tempo di durata del video e quanta quindi memoria rimane all'action cam, oltre ovviamente a poter vedere la batteria di questo telecomando, che può essere facilmente ricaricato tramite la porta USB-C posta nella parte inferiore del telecomando. Oltre a questo accessorio troviamo un supporto, uno dei tanti supporti con cui viene fornito con cui viene fornita l'action cam. Troviamo anche vari gadget che permettono all'action cam di essere utilizzata nei contesti più disparati, ad esempio fissata sopra un casco o su una bicicletta, e ovviamente anche la custodia dove poter inserire l'action cam per ad esempio utilizzarla sopra un treppiede, come l'ho utilizzata nel video dello spazzolino elettrico Oral-B, un'altra recensione che io vi invito a recuperare e che vi lascio in alto a destra. Detto questo, io direi di passare alle specifiche tecniche dell'action cam. Andandola ad analizzare più da vicino, l'action cam Akaso Brave 7 presenta nella parte superiore il tasto di accensione insieme al LED per il wifi, che permette di collegare direttamente l'action cam al telefono tramite l'applicazione Akaso Go, che permette di scaricare direttamente foto e video dell'action cam sul telefono senza l'utilizzo di cavi esterni. Nelle parti laterali troviamo due tasti che permettono rispettivamente, se tenuti premuti, di passare da videocamera a fotocamera oppure di passare dallo schermo principale al secondo schermo, poiché l'action cam Akaso Brave 7 è dotata di due schermi, entrambi a colori, quello principale e quello secondario, che ci permette di sapere dove stiamo inquadrando quando la fotocamera è rivolta verso di noi. Tutti e due i schermi sono a colori, ma non possono essere accesi tutti e due contemporaneamente. Inoltre nell'altro lato dell'action cam troviamo lo slot per inserire la micro SD e la presa USB-C, che permette di caricare l'action cam con la batteria all'interno oppure di collegare l'action cam al computer tramite i cavi, oppure addirittura permette all'action cam di fungere da videocamera al dispositivo a cui è collegato. Nella parte inferiore troviamo invece lo slot per la batteria, una batteria da 1350 mAh che dura circa 30-40 minuti
in base alla tipologia di registrazione che stiamo facendo. Infatti l'Action Cam a caso Brave 7 può registrare fino a 4K a 30 fps oppure a 2.7K a 30 fps o anche a 1440p a 60 fps o addirittura a 1080p a 120 fps. È in grado di fare, oltre ai tradizionali video, gli hyperlapse, i timelapse e gli slow motion, e per quanto riguarda il lato fotocamera è in grado di scattare foto sia in 16 megapixel che in 20 megapixel. Inoltre è un Action Cam IPX8, ovvero in grado di essere utilizzata anche se immersa a 10 metri di profondità per 30 minuti senza l'utilizzo di una custodia protettiva. Infine è dotata anche di un sistema di stabilizzazione ACE 2.0 che vedrete nei test che vi mostrerò a breve. E io direi di non perdere altro tempo e di passare subito ai test. Prima di passare alla considerazione finale, io vi ricordo che l'Action Cam a caso Brave 7 è in grado di registrare con un ultra grandangolo di 170 gradi e vi lascio ai test, dove sono andato a provare al meglio la componente video, audio e foto di questa Action Cam e ho messo a confronto varie registrazioni con varie risoluzioni diverse per vedere le differenze. Inoltre ho messo alla prova il sistema di stabilizzazione integrato dell'Action Cam e la riduzione del vento integrata nel microfono dell'Action Cam. Ma adesso vi lascio ai test. Test numero 1 Action Cam a caso Brave 7. Come potete vedere oggi sono all'aria aperta per testare al meglio tutte le caratteristiche dell'Action Cam a caso Brave 7 e in questo momento sto testando la componente videocamera e sto registrando a 1080p 60 fps, ma non vi preoccupate perché andrò a mostrarvi anche registrazioni di qualità superiore fino ad arrivare ai 4K 60 fps. Inoltre vi metterò a confronto due video, uno con stabilizzazione attiva e l'altro con stabilizzazione disattivata, ma non perdiamo altro tempo e passiamo ai prossimi test. Test numero 2 a caso Brave 7 componente videocamera. In questo momento sto registrando a 2K 60 fps e spero si inizi a vedere il sole che mi sta cuocendo le tempie e il fiume di sudore che mi sta uscendo dal corpo. Ma non perdiamo altro tempo e passiamo alla registrazione in 2.7K. Test numero 3 a caso Brave 7 componente videocamera. In questo momento sto registrando a 2.7K 30 fps e sto quasi per arrostirmi al sole, ma non perdiamo altro tempo perché dobbiamo provare la registrazione 4K 30 fps, il massimo della qualità di questa Action Cam. Test numero 4 comparto videocamera, l'ultimo test che prevede una registrazione 4K 30 fps, il picco della qualità di questa Action Cam e come potete vedere mi si sta grigliando una gamba e sto per morire di disidratazione, ma detto questo io direi di non perdere altro tempo e di passare al test del microfono e della fotocamera. Test numero 1 componente audio Action Cam a caso Brave 7. In questo momento sto registrando utilizzando il microfono dell'Action Cam con la riduzione del rumore spenta. Andiamo a paragonarla con una registrazione dove la riduzione del rumore invece è attivata. Test numero 2 componente audio Action Cam a caso Brave 7. In questo caso sto registrando con la riduzione del rumore attivata e spero si noti la differenza. Test numero 1 stabilizzazione videocamera a caso Brave 7. La prima registrazione che andrò a mostrarvi presenta la stabilizzazione disattivata, mentre invece la seconda avrà la stabilizzazione attivata. In questo modo potrete notare le differenze tra le due registrazioni. Test numero 2 stabilizzazione Action Cam a caso Brave 7. Come potete vedere questo secondo video dove la stabilizzazione è attivata è completamente diverso dal primo. La stabilizzazione permette un video molto più fluido e ammortizzato rispetto al primo. Ovviamente non stiamo parlando di stabilizzazioni di alto livello, ma comunque niente male.
Test fotocamera Action Cam Akaso Brave 7. Come potete vedere in questo momento vi sto mostrando alcune foto che sono riuscito a scattare grazie alla fotocamera 20 megapixel dell'Action Cam Akaso Brave 7. A voi il giudizio. È giunto il momento delle considerazioni finali. L'Action Cam Akaso Brave 7 è un'ottima Action Cam per tutti coloro che si vogliono approcciare per la prima volta al mondo delle Action Cam senza spendere una fortuna, poiché il prezzo di questa Action Cam è di solo 150 euro ed è anche fornita di tantissimi accessori. Io non ve li ho mostrati tutti, ma ce ne sono anche molti altri. È una perfetta Action Cam per chi vuole quindi iniziare ad approcciarsi a questo mondo e provare un po' tutte le caratteristiche di un action cam di alto livello come la GoPro, ovviamente andando un po' a discapito della qualità delle registrazioni e delle fotografie. Per il resto però è un'ottima action cam con anche una batteria piuttosto duratura e anche un sistema, un'applicazione, la Caso Go, che funziona piuttosto bene. Dunque io ve la consiglio. Detto questo, io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video e noi ci vediamo in un prossimo video della Garage Inc.